un ingrediente, un vero e proprio concetto della cucina, la pasta, vanto italiano per eccellenza, lunga, corta, mista, al forno o saltata. Un buon piatto di pasta non si rifiuta mai, a patto che però sia cotta nel modo giusto. Ti sembra un gioco da ragazzi? Forse non hai mai pensato a questi 10 errori. Bentornato su Segreti da Chef. Io sono Gianluca, chef con oltre 30 anni di esperienza e specializzato nella cottura a bassa temperatura. Bucatini, spaghetti, penne e rigatoni. L'Italia è il paese della pasta, in tutti i formati e in tutti i modi. Acqua, sale, tempo giusto e condimento adatto non sono solo alcuni dei requisiti fondamentali per portare in tavola un piatto di pasta perfetto, proprio come lo cucinerebbe la nonna. Ma in cucina spesso le preparazioni semplici possono nascondere insidie e farsi cadere in errori che, se la tua pasta non è cotta al punto giusto, si è spaccata, non si lega ed è troppo saporita, forse hai commesso uno di questi 10 errori. 1. Avere le idee chiare. A meno che non stai pensando a una triste pasta in bianco, dovrai calcolare bene il piatto che vuoi gustare, pensare bene al condimento, alle proporzioni, a quanta fame hai. Una porzione degna di questo nome concilia tra gli 80 e i 100 grammi di pasta. Per il condimento non fare il tirchio, al massimo potrai fare la scarpetta. 2. Il formato giusto non è un optional. Hai mai mangiato un tubetto alla matriciana? Un bucatino alla norma? No, vero? Un motivo c'è ed è semplice. La pasta lunga si sposa bene con i sughi molto densi, quella corta con il ragù, condimenti a base di verdure e legumi, la liscia meglio con il pesce, mentre la pasta ripiena predilige condimenti delicati. 3. Non tutte le paste sono uguali. Di paste ce ne sono tante, diverse per formato, trafilazione, lavorazione, macinazione della farina e naturalmente costo. Una qualità scadente, mi dispiace dirlo, ti farà portare in tavola un piatto non eccellente. Se stai pensando a un pranzo o una cena speciale, opta per una pasta con farina macinata a pietra e magari trafilata in bronzo. Non te ne pentirai. 4. Il sale. Il più grande dilemma della cottura della pasta. Il sale, quanto e quando? Iniziamo dalla quantità. Non si va a occhio. La corretta dose è 7-8 grammi di sale grosso per ogni 100 grammi di acqua. Sul tempo ci sono diverse scuole di pensiero. Versare il sale direttamente nell'acqua fredda aumenta leggermente il tempo necessario affinché questa raggiunga il bollore. Aggiungerlo quando l'acqua inizia a sobbollire diminuisce leggermente i tempi. Entrambe le scelte sono valide. Attenzione a non versare mai contemporaneamente il sale e la pasta nell'acqua bollente. Entrambi infatti contribuiscono ad abbassare la temperatura dell'acqua e quindi interrompere il processo di ebollizione. Prima il sale e poi la pasta, per favore. 5. L'olio. Da qualche tempo gira voce che aggiungere qualche goccia d'olio all'acqua aiuti la pasta a non attaccarsi. Credo che sia un depistaggio per mano di chi sostiene che il ketchup possa essere un buon sostituto della salsa al pomodoro. Se non fosse chiaro, aggiungere l'olio non solo è un errore, ma di fatto non serve assolutamente a niente. Usalo alla fine per emulsionare e rendere il piatto più luminoso. Alla pasta, per cuocere basta l'acqua. 6. Pentole e coperchi. Se hai avuto l'accortezza di scegliere la pasta adatta, va da sé che anche la pentola non potrà essere lasciata al caso. Se stai preparando un piatto di spaghetti, bucatini o pasta lunga in generale, la pentola dovrà essere capiente e dai bordi alti. Per la pasta corta andrà bene anche una pentola più piccola, ma comunque capiente abbastanza per contenere tutta la pasta che vorrai cuocere. Il coperchio va usato solo prima di aver calato la pasta, mai dopo. Tappare la pentola serve per permettere all'acqua di raggiungere prima il punto di bollore, mentre, se posto quando la pasta cuoce, favorisce il classico effetto vulcano. 7. Quanta acqua? Anche in questo caso la fantasia e l'approssimazione non sono d'aiuto. Le proporzioni sono chiare e si dice che per 100 grammi di pasta serve 1 litro di acqua, da versare rigorosamente fredda. Se ne usi di meno, molto probabilmente la pasta si attaccherà e cuocerà in modo disomogeneo, un errore imperdonabile. 8. I tempi di cottura. Se sulla confezione c'è scritto un numerino, un motivo ci sarà. Segui le indicazioni senza usare la fantasia e rispetta i tempi di cottura suggeriti. Se sei amante della pasta al dente
o se la tua preparazione prevede una seconda cottura in forno, diminuisci i tempi di cottura di 2 o 3 minuti. 9. Scolare con stile. Quel momento in cui in cucina si ferma il tempo. La pasta è cotta, va scolata subito. Prendi uno scolapasta adatto a contenere tutta la pasta che dovrai scolare. Sistema un contenitore sotto per conservare tutta o parte dell'acqua di cottura e versa delicatamente la pasta nello scolapasta. Con un mestolo dell'acqua di cottura puoi saltare meglio la pasta del condimento, grazie all'amido che ti aiuterà a legare insieme gli ingredienti in pentola. Grazie per avermi seguito fino a qui. Spero tu ritenga interessante l'argomento, quindi non perderti l'occasione per iscriverti al canale attivando la campanellina, così da ricevere un avviso quando pubblicherò video che potrebbero interessarti. Vai a curiosare anche alla mia pagina Instagram argento.chef con pubblicazioni quotidiane di foto, ricette e tanto altro. Non ti scordare di mettere un pollice in su per sostenere il canale e condividere il video con i tuoi amici. Ora andiamo a scoprire l'ultimo ma non meno importante errore. 10. Mai sciacquare la pasta dopo la cottura. Hai fatto tutto nel modo giusto, la tua pasta è praticamente pronta, quindi non sbagliare l'ultimo passaggio. Non passare per nessuna ragione al mondo la pasta sotto l'acqua fredda corrente. Interrompere il processo di cottura non è una grande idea e rischia di rompere i vostri amati rigatoni. Il passaggio obbligatorio è dallo scolapasta alla pentola, con il condimento e via di mantecatura. Scrivimi nei commenti qua sotto se hai mai fatto uno di questi errori o se, conoscendoli, li hai evitati. Se ti va, ci vediamo al prossimo video con un nuovo argomento e o ricetta. Dire non so cucinare ora non potrà più essere una scusa. Creati una buona giornata e ricordati, piatti chiari e amicizia lunga. Ciao!